Oggi parliamo di stippling. Andiamo avanti con il lavoro di preparazione e messa a punto del Project 47, dove prendiamo una Glock 47 di serie e la prepariamo per renderla competitiva nella Carry Optic IDPA. Iniziamo con il lavoro più importante di tutti, la messa a punto delle quote ergonomiche. Abbiamo trattato lo stippling da un punto di vista tecnico e di realizzazione in un video precedente. Ve lo lasciamo qui sopra e in descrizione. In questo video parliamo di quelle che sono le caratteristiche che dobbiamo andare a cercare nell'arma e perché l'impugnatura è la cosa più importante. In tutti i video vi ho sempre detto che la Glock messa a posto bene è una delle migliori training gun possibili. Oggi andiamo a vedere realmente che cosa significa messa a posto bene. Quando andiamo a mettere a posto un'arma, gli step di lavoro sono tre: ergonomia, bilanciamento e poi tutto il resto. L'ergonomia è ciò che ci consente di avere una presa corretta dell'arma e uno scarico dell'energia del rinculo il più omogeneo possibile. Ogni pistola commerciale è frutto di scelte di compromesso e ognuno di noi è diverso. Questo comporta che nessuna impugnatura può andare bene per tutti. Considerando quanta energia dobbiamo gestire per ogni colpo sparato, avere un buon inserimento della mano farà sì che quella che per qualcuno è una pistola morbida e gestibile, per altri sia un grillo incazzato. Mi spiego meglio. Quando spariamo dobbiamo assorbire con la meccanica dell'arma, la molla di recupero e con il nostro corpo una grande quantità di energia che la munizione scarica sulla pistola, fisica bastarda. L'impugnatura è il nostro punto di congiunzione con l'arma e dove e come la pistola ci scarica l'energia nella mano ci cambierà la sensazione che il nostro cervello ci tradurrà come nervosa o meno. Se avremo pochi punti di presa, come ad esempio impugnare un quadrello di legno con il quale siamo a contatto solo in alcune zone, o abbiamo alcuni punti in cui il grip ci spinge più di altri, la pistola ci sembrerà sempre nervosa o tenderà a muoversi. Se invece avremo un'impugnatura omogenea che ci consente una pressione costante su più superficie possibile della mano, saremo nelle migliori condizioni per poter gestire al meglio il rinculo dell'arma. Vi faccio un esempio. Se mettiamo delle guancette troppo larghe o arretrate, la predominanza di contatto sarà con la zona interna del palmo e non con la parte posteriore connessa al polso. E quindi ogni volta che la pistola spingerà indietro, tenderà ad aprirci la mano piuttosto che a scaricarci linearmente il rinculo, costringendoci a stringerla di più per controllarla, rispetto ad una che ci scarica bene le energie in linea con il polso. La pistola con l'ergonomia giusta è quella con cui possiamo sparare tranquillamente tenendola solo con la base del pollice e il medio. Se vi ricordate, ve l'ho fatto vedere nel video su quanto picchia un 9 mm. Messa a posto l'ergonomia, possiamo passare ad occuparci della seconda parte, che è il bilanciamento. Una volta che abbiamo l'arma che ci spinge correttamente nella mano, quanto è appruata o seduta ci obbligherà a mettere più o meno forza anche solo per sostenerla. Sostenere un'arma sbilanciata può portarci via tensione muscolare utile che potremmo usare per altro. Al tempo stesso, il bilanciamento delle masse in movimento come canna e carrello cambiano il comportamento dell'arma. Se vi ricordate del bilanciamento delle masse in movimento, ve ne ho parlato proprio nel video di recensione della Glock 47. Lo approfondiremo meglio un'altra volta. Il video oggi è dedicato all'ergonomia, ma facciamo comunque un esempio. Prendiamo come esempio la Shadow 2, che è di serie una pistola estremamente appruata. E questo ci porterà a dover usare parte della muscolatura degli avambracci per tenerla in mira, cosa che ci costringerà a tenere un carico di lavoro attivo che non potremo usare quando la pistola ci cederà l'energia del rinculo. Se noi invece andiamo a bilanciarla, magari con delle guancette in ottone più pesanti di quelle in alluminio di serie, avremo una pistola più neutra nella mano che ci richiederà meno concentrazione e lavoro
per gestirla. Provare per credere. Con tutto il resto intendo timing, scatto, posizione, forma del grilletto, eccetera, cioè tutto quello su cui di norma si lavora, tralasciando le prime due fasi che invece sono fondamentali. Ne parleremo meglio in altri video. Per sapere quali sono le quote corrette di impugnatura, dobbiamo prima considerare quali sono le energie a cui andiamo incontro quando spariamo e quale dovrebbe essere l'impugnatura migliore per gestirle. L'energia della munizione mette in moto una catena di eventi che porterà la pistola a camerare un'altra munizione. A differenza di quello che molti pensano, il grosso della frequenza che noi avvertiamo nella mano non viene dal movimento del carrello, ma dalla spistonata di canna, che viene indietro, spinta dalla palla mentre esce. Questo mette in moto tutto il funzionamento della pistola, ma ci porta a dover gestire una grande quantità di energia in pochissimo tempo, seguita poi da una spinta supplementare data dal fondo corsa del carrello. Io li chiamo rinculo primario e rinculo secondario. Quando spariamo non possiamo in alcun modo controllare questa energia. È troppa, vincerà sempre lei. Dobbiamo cercare un modo per assorbirla e disperderla. L'impugnatura che usiamo e il modo in cui siamo inseriti nella pistola cambierà la sensazione che avremo quando subiremo questo scarico di energia. Quindi conta tantissimo avere un inserimento il più omogeneo possibile e nessun punto in cui la pistola ci spinga eccessivamente nella mano. Veniamo all'impugnatura della nostra Glock. Di serie è un po' cubica e poco accogliente nell'attaccatura del ponticello, che è il punto dove la Glock scarica il grosso dell'energia, avendo il blocchetto dove impatta la canna proprio sopra. Quindi il nostro primo intervento è stato arrotondare il più possibile le giunzioni tra la superficie anteriore, quella posteriore e i fianchi, e approfondire e rendere più comodo l'undercut, cosa che ci consente anche di andare ad abbassare la presentazione del mirino. Un'ulteriore correzione che io preferisco fare è addolcire la gobba posteriore bassa del backstrap tipica delle 17, perché se troppo pronunciata ci farà alzare il naso della pistola spingendo sulla base del palmo. Queste correzioni portano ad avere un inserimento della mano molto più comodo. Entriamo molto più dritti e il contatto con la porzione posteriore del grip è uniforme, in modo da avere un rilevamento rettilineo e sempre uguale. Non serve salire ulteriormente perché sulle Glock non è possibile alzare più di tanto senza andare a farci tagliare dal carrello. Piccolo particolare, il Power Cut, conosciuto anche come Agency Cut dal nome dell'azienda che l'ha brevettato negli USA, che consente un riferimento per il pollice della mano debole, oltre ad aiutarci nella chiusura dell'impugnatura. Non è indispensabile, c'è chi come me lo apprezza e chi no. Secondo me è molto utile nel togliere il movimento di naso della pistola nelle cadenze. Non è risolutivo, ma toglie quel minimo di lavoro di concentrazione che puoi usare per altro. Parliamo del grip vero e proprio, che è quello che tutti cercano. È quello a cui quasi tutti pensano serva lo stippling. Ecco, se l'impugnatura è fatta bene, il grip è secondario. Certo serve, ma possiamo sparare benissimo anche senza cartavetro o spunzoni che incollino la mano all'impugnatura. Molto spesso la sensazione di aver bisogno di più grip è dovuta a delle quote di impugnatura non ottimali per noi, che, come vi spiegavo, quando la pistola ci cede l'energia del rinculo, fa sì che tenda a scapparci dalle mani, richiedendoci più forza attiva per controllarla. In questi casi, avere più grip ci aiuterebbe sicuramente, ma avere le giuste superfici di scarico delle energie è molto più importante. Quello che noi sentiamo che non va sono i sintomi, ma molto spesso curare i sintomi non significa curare la malattia. Bisogna anche considerare i punti dove il grip serve e dove no. Avere la pistola incollata alla mano non sempre è una cosa buona. Due zone di lavoro molto importanti che è bene che rimangano sempre lisce sono i gap, quello posteriore e quello inferiore, ovvero
l'elsa e l'attaccatura del ponticello, che sono realmente dove noi andiamo ad agganciare l'arma e dove noi perdiamo e riprendiamo la grip della pistola, ad esempio nei cambi caricatore. Le porzioni dove serve grip sono di solito la parte posteriore e quella anteriore, cioè dove andiamo realmente a chiudere l'arma. Il contatto completo col palmo della mano forte, come vi spiegavo prima, può portare più svantaggi che vantaggi, mentre quello con il palmo della mano debole secondo me è relativo. Sì, deve esserci, e se abbiamo un po' di attrito con la parte interna dell'impugnatura, bene, ma è molto più importante il contatto completo tra le due mani in modo da cinturare l'arma e usare la leva dell'impugnatura per contenerla. Noi usiamo questa trama di stippling che per la nostra esperienza è il giusto compromesso tra grip e possibilità di lavoro. Non troppo aggressivo, ma neanche liscio, in modo che anche con un'impugnatura commerciale come quella della Glock rimessa a posto, dove i profili non riescono ad arrivare, compensiamo leggermente con il grip. Considerate che con le nostre custom il massimo del grip che gli diamo è questo. Questo perché abbiamo un inserimento della mano e delle quote biomeccaniche proprietarie che massimizzano l'inserimento e riducono la necessità di grip meccanico vero e proprio. Anzi, lo rendono fin controproducente, ma ne parleremo un'altra volta. Alla fine, fare un lavoro fatto bene richiede conoscenza della tecnica di tiro e di impugnatura, materiali, impostazione meccanica dell'arma e delle energie con cui andiamo a confrontarci e come si scaricano. Oltre saper analizzare quello che abbiamo a disposizione e portarlo al livello che vogliamo. Raramente andare a tentativi e correggere un parametro alla volta porta dei vantaggi, ma solo a distruggere un fusto. La pistola è un oggetto meccanicamente semplice che però lavora con energie altissime scaricate in frazioni di secondi. Usarle bene richiede veramente l'utilizzo di tutto il corpo. L'ergonomia e la presentazione delle mire sono ciò che ci consente di mettere in posizione tutta la nostra muscolatura nel modo migliore per consentirci di gestire l'arma. Ritengo fondamentale un'analisi ergonomica dell'arma in base alle nostre caratteristiche prima di scegliere la pistola. La mia opinione e la scelta su quali armi lavorare si basa anche sul tipo di impugnatura e alla sua possibilità di lavorazione, considerando la loro configurazione originale o i margini di intervento concessi dal regolamento in cui competeranno. Lo stippling è una delle pratiche più comuni fatte dagli appassionati sulle proprie armi, ma sapevate che dietro ci fossero tutte queste attenzioni? Scrivetecelo qui sotto. Se vi piacciono i nostri contenuti mettete like e se volete vederne altri iscrivetevi al canale. Nel prossimo episodio del Project 47 vedrete la pistola finita e analizzeremo tutte le scelte che ci hanno portato a quel risultato. Seguiteci anche su Facebook e su Instagram, sui quali mettiamo aggiornamenti quotidiani. Ciao a tutti, thanks for watching, un saluto, Guido!